Ben ritrovati a Filo Rossonero, qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Carlo, il mercato sta per finire, siamo agli sgoccioli, anzi, sta praticamente finendo. Volevo chiederti, anzi ti chiedono da casa, se sei soddisfatto da questo mercato, se ti aspettavi qualcos'altro, se credi sia stato giusto, insomma, la tua opinione su questo mercato. Immagino che sia una domanda pleonastica. Magari mi puoi anche dire, credo che la squadra sia forte così. No, la questione è molto bella, siamo molto tranquilli, perché questa domanda non deve essere rivolta a me, ma neanche a te o a qualcun altro, deve essere rivolta a Stefano Pioli, perché è stato Stefano Pioli che ha detto certamente arriverà un difensore e spero che arrivi anche un centrocampista. Quindi la domanda è, signor Pioli, è contento lei di questa campagna a rafforzamento con Gabbia e Terracciano e basta, e dopo aver perso Krunic e Pellegrino e Chaka Traoré? Quindi questa è la domanda che bisogna rivolgere a Pioli, perché io come Pioli ritengo che sia un rischio, secondo me, non avere a livello anche numerico un difensore in più, perché chi continua a dire sì ma adesso torna il lungo dei genti è come se non sapessimo nulla di calcio. Hai visto anche Benasser da quando è tornato in gruppo, quanto tempo è passato? Sarebbe bello calcolarlo per averlo dal primo minuto per 90 minuti. Credo che non l'abbiamo mai visto per 90 minuti e soprattutto l'abbiamo visto dal primo minuto dopo 2 o 3 settimane che era già in gruppo. Quindi il discorso di Ciao è un discorso che lo rivedremo probabilmente fuori a correre magari fra 15 giorni, poi lo rivedremo in gruppo fra 20 e lo rivedremo fra un mese e 10 giorni, cioè quando mancano solo 3, se il Milan batte il Rennes, delle 10 partite. Non è questione di avere la bulimia dell'acquisto. Una frase che non posso sentire, perché è proprio la frase di tutti quanti, l'hanno detta una, tutti dietro, una cosa, compra tanto per comprare, tanto per comprare, allora dato che l'hanno detto tutti dietro, ma non bisogna tanto per comprare, non si compra. Già il fatto che lo dica uno tutti dietro è una cosa irritante per me. Uno può anche dire lo stesso i concetti, che sono i concetti che probabilmente arrivano dal Milan in altra maniera, tutti dietro. No, tanto nessuno ha detto ai dirigenti del Milan di comprare tanto per comprare, ma dato che il 22 dicembre abbiamo perso Tomori, non era un comprare tanto per comprare, era un comprare Per sostituire. perché abbiamo Kjaer e Gabbia e basta, perché Simic non può giocare l'Europa League, perché Teo messo lì ha giocato buone partite ma preferisco là perché perdiamo di là, quindi mi sembrava opportuno, anche perché adesso parliamoci molto molto chiaro. Domenica chi gioca contro il Frosinone? Tendenzialmente Kjaer e Gabbia. Perfetto, benissimo. Quindi Simic non lo metti? Va bene. Contro il Napoli metti Simic perché poi abbiamo 3 giorni dopo il Rennes? Uno dice no, perché mettiamo Simic, ma ricordiamo che Simic non può giocare l'Europa League, quindi facciamo fare 3 partite: Napoli, Rennes, Monza, Rennes, Atalanta, Kjaer e Gabbia, perché prima del 25 ciao non c'è, prima del 25 non No, c'è. ma poi Carlo bisogna vedere, sai, ognuno ha il suo recupero, no? Ogni infortunato ha il suo recupero, sono cose che... Oltretutto quello, avete visto che Benasser ha avuto niente di grave, infatti sarà già a disposizione, ma non parte titolare, e quindi voglio dire, quando un giocatore ha avuto è molto grave l'infortunio di Ciao, non è una roba che dici ha avuto un'elongazione. Ha rischiato l'operazione comunque, Quindi non era il comprare tanto per comprare, tutti tanto per comprare. Si è fatto male il 22 e si sperava di avere ma non per è solo, ripeto, ma non per bulimia, è solo per evitare di rischiare, tutto lì. Se poi
questi giocano sempre, non si fanno mai male, rientra Ciao, poi rientra Tomori, vinciamo tutte le partite, avranno avuto ragione loro, solo che secondo me è un pochino a rischio, tutto lì. Ma anche perché, Carlo, si poteva anche andare su un giocatore che ti serviva semplicemente per finire la stagione. Non è scritto che chiunque arrivi poi te lo devi tenere, si può fare anche un prestito, proprio Sì, perché probabilmente da quello che mi hanno detto hanno provato a sondare tutti i campi del mondo. Allora, cioè, era vietato mettere 10 milioni, 8, cioè non è che fosse vietato, a meno che non avevamo budget per nulla. Cioè, non è, se non c'hai i prestiti, ti serve un giocatore, siamo messi bene a livello economico, abbiamo il bilancio in attivo, arrivano i 50 milioni della Coppa, arrivano il budget del prossimo anno, porteremo a casa qualcosa anche dall'Europa League. Cioè, se mettiamo 7, 8, 10 milioni, non vedo, cioè, a meno che fosse proprio non c'è un euro, assolutamente, vabbè, allora ok, però vedo che tutte le altre squadre sono in grande difficoltà, comprano, ho visto la Juventus, ha speso 3 milioni e mezzo per un giocatore che poi ne vale anche 30 o 40 come diritto di riscatto, 3 milioni e mezzo, voglio dire, non ha speso delle cifre paurose, eppure ai conti anche lei con i problemi. La Roma ai conti con i problemi ha comprato, la Salernitana ha voluto, ha comprato, quindi non ci vietava nulla anche eventualmente nessun prestito di tirar fuori 2 lire, cioè non vedevo un dramma epocale se tiravamo fuori 7-8 milioni, non lo so. Carlo, credi che sia la scelta giusta mandare i ragazzi in prestito, i ragazzi di cui abbiamo parlato prima? Bah, quello sì, perché tanto Chaka Traoré, cioè... Pellegrino te lo saresti tenuto oppure è giusto così? Prego? Pellegrino te lo saresti tenuto oppure è giusto così? Anche Pellegrino. Allora, vuol dire che, non lo so, che Pellegrino, che sia giusto andare a giocare, sì, ma diamo proprio via uno che abbiamo bisogno di quel ruolo lì, se Pellegrino, magari Pellegrino è più forte di Nianzou, allora mi viene il dubbio che non sia più forte di Nianzou, non sia più forte di tutti gli altri, ma l'abbiamo preso. Allora, la domanda è allora cosa abbiamo preso a fare? Cioè, questo è il concetto. Se fosse, e dato che proprio quel ruolo lì lo diamo via, e allora dici bene perché c'è Simic, ma se poi Simic non lo fa mai giocare vuol dire, cioè, hai capito, ci sono tante È un domande po' un cane che si morde la coda in alcuni casi. se Simic non gioca mai vuol dire che non è bravo, ma non preferiscono Gabbiachier. Pellegrino mandato via per giocare bene, speriamo che torni bello forte, però insomma ci facciamo delle domande, ma ripeto, non è che volessimo bene al Milan. Io personalmente, ma stiamo facendo bar sport però, personalmente io avrei preso in prestito 6 mesi Ken, per esempio. Cioè, per me è meglio 10 volte di Jovic, indipendentemente, cioè, perché ha caratteristiche diverse da Giroud e Jovic, eccetera. Io andare avanti con Jovic, sì, ha fatto i gol, è un giocatore che ha fatto anche dei bei gol, però io... No, anche perché Carlo, sai, in campionato magari in questo momento il Milan è un po' a bagnomaria, no? Lontano dalla prima, lontano da quelle che lo inseguono, per fortuna, però c'è ancora una competizione che è l'Europa League che il Milan deve giocare. Perché allora metto Giroud solo per Rennes, però se io metto Giroud solo per Rennes, anche Giroud per esempio, cosa gli fai? Far 3 partite in una settimana? E allora gli dici no, metto Jovic. Ecco, io sinceramente Jovic mi suscita ancora delle perplessità. Tutto qua, ha fatto dei gol, però anche l'altro giorno è entrato, quando non segna non è che ti riempia gli occhi con cosa, però magari mi sbaglio io, magari sono un po' prevenuto, non lo escludo. Quando ho letto il Corriere dello Sport che forse lo rinnovano 3 milioni e mezzo Jovic, cioè non lo so io. Sì, ancora anche io devo ancora capire che cos'è. Sono ancora un po' dubbiosa sul tutto, diciamo. Quindi, ma questo è un mio pensiero, poi magari non fa più gol di Ken, non lo so, può darsi. Carlo, Quando chiudo. campo Okafor mi dà qualche sensazione di più. Sicuramente, sicuramente. Carlo, chiudo questo nostro collegamento
Facendoti una domanda su un argomento che in questa settimana è stato caldo, ovvero quello su Antonio Conte. Ti chiedo un po' il punto della Guarda, sono situazione su questa vicenda. molto laconico e secco. Quindi escludo che venga? No. Io dico solo questo: sarei molto sorpreso arrivasse. Quindi poi arriva e dirò: "Ah, come sono sorpreso". Sarei molto, 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 molto sorpreso arrivasse. Tutto qua. Carlo, ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento domani in studio con Pelle Rossonera alle 16. Perfetto, quindi mercato finito, chiedo a Simone di filtrare tutti cosa ne pensi del mercato, perché non c'è stato. Va bene. Ciao. Ciao Carlo.